Proponiamo questo giro per la Norvegia e Scandinavia con i nostri video e foto, qualche consiglio e informazioni che speriamo siano utili. Pianificate per tempo al PC e al tavolo un itinerario mirato tra distanze, alloggi e equipaggiamento. Bene, pronti a partire! Abbiamo ancora 500 km prima di arrivare alla punta della Danimarca per prendere il traghetto. Ed è una storia lunga, di Verona, è una storia lunga. Ma va. Siamo arrivati finalmente alla punta della Danimarca. Alle 23:45 abbiamo il traghetto che ci porterà ad Oslo. Qua al mattino si intravede Oslo con i suoi fiordi ed ora fra poco ci aspetta qualcosa di fantastico. Che ne dici? Che colazione, mamma mia, che colazione! Uova al bacon, uova normali, affettati vari, dolciumi. Ci siamo abbuffati che è stata una cosa... Ah! Appena fuori dal porto troviamo questa bellissima costruzione che è il Teatro dell'Opera, sul cui tetto si può salire a piedi ed ammirare tutte queste bellissime moderne costruzioni costruite tutto intorno. E da qua possiamo anche vedere il traghetto con cui questa mattina alle 9:30 siamo arrivati ad Oslo. Solitamente fuori dal piazzale della stazione c'è brutti ceffi, qua invece ci sono i bimbi che giocano. Entriamo nel Vigeland Park, siamo sul ponte di un laghetto in questo parco, statue parte a parte, ce ne sono 200 in questo giardino, pensate, Gustav Vigeland l'ha fatta, 20 anni ci ha messo, ha disegnato i giardini e ha scolpito queste sculture. Vedete queste bellissime fontane con fiori di ogni colore che ravvivano queste giornate grigie tipiche di Oslo. Se venite a Oslo non potete non visitare questo giardino perché è veramente bellissimo e merita. Sul ponte troviamo anche la statua più famosa e sicuramente la più fotografata, il bimbo furioso Sinnataggen. Una bellissima via Teltusbakken con le tipiche case colorate norvegesi. Questo c'è addirittura dentro la canoa. Questa è una polena attaccata fuori. Radestad, paesetto molto carino a sud di Oslo, lungo il fiordo. Questo è una ciclabile, un ponte ciclabile, esclusivamente ciclabile e pedonale. E questo invece? E questo invece è un cimitero che si trova all'interno di un parco e ne abbiamo visti parecchi anche più grandi di questo. Sì, è vero, una particolarità incredibile. Anche qua case del 1600, di cui abbiamo preso giù le finestre che sono molto carine con i loro oggetti, vasi, vasetti, piante, piantine, soldatini. Torniamo a Oslo lungo questa bellissima strada. Infotour, traghetti, si sale, loro fanno la foto alla targa, ti mandano il conto a casa.
oppure ci si iscrive con targa e carta di credito al sito ferrypay.no e te la debitano ogni volta che si sale. Oslo Preikestolen, 435 km per 8 ore. È una bellissima giornata di sole, paesaggi meravigliosi e il mattino siamo partiti presto per andare a prendere il nostro primo traghetto che ci porterà a Preikestolen, dove ci aspetta una bella escursione nel pomeriggio. Alle 3 del pomeriggio arriviamo all'inizio della salita verso Preikestolen, da lontano si vede già uno squarcio di Leisefjord e ora inizia la parte impegnativa che vabbè inizialmente in realtà non lo è, poi pian pianino diventerà sempre più in salita, sempre più difficile. Guarda che scalinata, questa è una delle tante, dopo c'è l'avvicinamento al picco e dopo comincia sul Sario la salita che i gradoni. Impegnativi perché comunque erano tanti impegnativi, qua si incontrano anche degli animaletti simpatici. Direi di sì. Guardate che inclinazione, è in piedi, è irta come dicono in Trentino. Sì, ed è sempre così, sempre più su e finalmente ci siamo quasi. Sì, arriviamo su in quota atletica. Arrivati, fra poco si Là in intravede. fondo, eccolo, il pulpito di Preikestolen, sotto l'Eisenfjord, guarda che bellissimo. È meraviglioso, Meraviglia. anche perché siamo stati gli ultimi a salire e quindi siamo arrivati solo noi in cima, quindi era una meraviglia tutta per noi. Sì, considerate che normalmente ci sono circa 100-150 persone in questo posto qua, tutti a farci foto, naturalmente, fotoricordo che anche noi ovviamente abbiamo fatto. Bellissimo. Tempo di percorrenza che davano era 4 ore per 8 km e mezzo e noi ce ne abbiamo messo 3 ore e un quarto, visto che quando siamo arrivati su pioveva e anche consistentemente abbiamo fatto il ritorno quasi di corsa, perché di corsa no, perché con quei gradoni che c'era in salita, quelli in discesa più bagnati non era il top, È stato un bel percorso impegnativo anche la discesa, però alla fine anche divertente. Sì, massacrati. Massacrati e bagnati. E fortunati di essere lì. Tappa Preikestolen Flam, 405 km per 8 ore. Su una strada bellissima, piena di cascate, che nonostante la giornata di pioggia, però è rimasta comunque piacevole da fare perché era comunque queste cascate continue di varie dimensioni, poi la vista sull'altro lato del fiordo, viaggio veramente bello, bellissimo come tutti del resto. Sì, notare che le strade sono perfette anche se piove e c'è tutte queste cascate, ma gli scoli che hanno fatto sono fatti a regola d'arte, direi. In futuro, parcheggi molto cari, soprattutto quelli interrati, più di 10 euro l'ora. Quelli esterni poco meno, ma sono limitati nel tempo, in 1 ora, 2 ore massimo. Scaricate l'app Easy Park, che è molto usata in Norvegia, è facile, si parcheggia, si tira fuori il telefono e si fa partire il tempo. Easy Park. Bergen, altro sito super turistico per le case del porto che sono colorate, tutte messe in belle in fila, molto antiche e carine, però noi eravamo arrivati al porto un po' affamati e purtroppo
Eh sì, purtroppo abbiamo avuto una bella delusione perché noi siamo arrivati verso le 5 del pomeriggio e abbiamo scoperto che i chioschetti che vendono fish and chips al porto e anche di conseguenza tutti i negozi alle 4 chiudeva tutto, quindi siamo rimasti lì affamati a farci questo giretto, insomma poco. Solitari perché non c'era nessuno e essendo tutto chiuso erano gli unici pirla che giravano lì per queste belle casette, ma avevamo anche fretta di andare a Flam. Siamo a Flam in attesa di salire sul treno della ferrovia della Flasbana, questo percorso su questo trenino storico che dal 1940 percorre sempre questo tratto di strada, un percorso che tra andata e ritorno dura 2 ore. Sono 20 chilometri, ma siccome il treno ha questo percorso panoramico molto lento, permette così di vedere tutti i paesaggi, le cascate. E i fiumi anche bellissimi, le casette rosse, nere, classiche di queste zone. E c'è da dire che è possibile fare solo il biglietto di andata, arrivare fino a Myrdal, appunto 20 km da Flam, e fare il percorso a ritroso, che ci sono dei sentieri molto belli, dicono. Noi purtroppo non avevamo tempo e abbiamo fatto andata e ritorno in treno, comunque sempre bello. Da dire che è bello costoso, noi fuori stagione abbiamo speso 60 euro. 60 euro. Tappa Flan Geiranger, 305 km, circa 6 ore. Le solite cascate e troviamo la neve. Troviamo la neve. Fantastico. Infotour, carburanti. Quello che va per la maggiore è il rifornimento elettrico, troverete stazioni ovunque. La benzina intorno a Oslo è 1,5, 1,6, salendo 1,7, 1,8. Metano e GPL sono rarissimi e comunque costano più della benzina. Alla sera abbiamo trovato alloggio in queste stupende casette di legno affacciate sul Geiranger Fjord. Là c'è il nostro alloggio, la casetta in legno.
Geiranger Fjord si può percorrere benissimo con una barca turistica come abbiamo fatto noi. In futuro, alloggi, come sempre abbiamo deciso di andare in appartamento, abbiamo prenotato le prime 4 notti all'andata e il resto le prenotavamo il giorno prima. Scelta questa per valutare i percorsi, i tempi di percorrenza e le problematiche che c'erano e magari, come avevamo fatto, allungare le permanenze in certi posti dove era meraviglioso, tipo le Lofoten. Era una meraviglia, un giorno in più ci siamo stati volentieri e dopo abbiamo tirato di più in macchina e abbiamo saltato delle tappe. Altro motivo importante è che puoi farti da mangiare a casa, bene o male ci arrivi la sera e i costi dei ristoranti sono altissimi ed è consigliabile avere una bella spesa come avevamo fatto noi dietro, mirata naturalmente, senza eccedere, però sufficiente per farsi 3 settimane in giro e vi assicuro che farsi 2 spaghetti al pomodoro e aprire una bottiglia di vino Valpolicella delle mie parti e fare un brindisi è stato molto interessante e carino. Tappa Geiranger a Veroi, 108 km, 5 ore di viaggio. Si percorre la famosa strada dei Trollstigen dove ci sono tutti i trolls. Infotour, rifornimenti carburante. Attenzione a farli per tempo perché distributori di benzina su lunghe percorrenze e parchi nazionali non ne trovate. 200 km senza trovarne uno, come ci è capitato a noi che siamo arrivati al primo distributore disperati con 1 litro di benzina e 20 km di autonomia. Un'altra volta 50, un'altra 70, siamo migliorati, ma attenzione a farla per tempo perché se no andate in ansia e rischiate di restare veramente a piedi. Seconda tappa di avvicinamento alle Lofoten da Veroi attraverso l'Atlantic Ocean Road a Mosionen, 611 km per 9 ore di strada, bella lunga. Eh sì, è una strada veramente ultra panoramica che unisce tutte queste isolette con dei ponti spettacolari e dei tunnel sottomarini impressionanti per quanto si andava giù. Sì, e torna su per fortuna. Questo è il famoso ponte Storseisundet, che è il più fotografato al mondo, soprattutto quando ci sono le mareggiate che lo invadono e fa degli effetti spettacolari. Pensate che appunto per le mareggiate oppure per neve questi ponti vengono chiusi. Passato il ponte, sulla sinistra c'è un ampio parcheggio dove conviene sostare perché da lì parte una passerella pedonale dalla quale si può vedere il ponte da varie angolazioni e fotografarlo.
Ultima tappa per le Lofoten partendo da Moseoen, 611 km, 8 ore di strada abbondante fino a Bodo e poi si prende un traghetto di 3 ore e mezza e si arriva alle Lofoten, alla punta estrema delle Lofoten. Partenza al mattino presto, destinazione Bodo, accompagnati da questi colori fantastici del foliage, questo cielo meraviglioso che ci hanno accompagnato per tutto il nostro viaggio. Circolo polare artico. Brrr. Infotour, abbigliamento. Come era facilmente intuibile, autunno pieno, sembrava inverno, temperature 10-15 gradi, ci hanno imposto un abbigliamento invernale, direi. Giacca impermeabile, pile, manica lunga, scarpe pesanti, scarponcini da trekking quando si vanno a fare le escursioni tipo quella al Preikestolen e un ombrello infilato nello zaino non guasta. Finalmente nel pomeriggio ci imbarchiamo sul traghetto che dopo 3 ore e mezzo di viaggio ci lascerà alle Lofoten. Sì, è stata una giornata meravigliosa e continuata anche sul traghetto, abbiamo fatto anche amicizia, simpaticissimo. E siamo giunti a sera, quasi siamo alle Lofoten e qua ci accoglie questo tramonto con dei colori bellissimi. Sì, è inutile commentarli. Risveglio alle Lofoten e questa è la vista che si gode dal nostro alloggio su questa baia. Adesso siamo in viaggio che ci stiamo recando verso un paesino molto carino all'estremità delle isole. Andiamo a? Ah, Andiamo a? ah, Ah? si chiama questo Ah, paesino. Ah, e basta! Ah, e basta, è un paesino di pescatori che si chiama A. A parte questo gioco di parole su cui abbiamo scherzato, questo paesello che ha il nome più corto al mondo, A appunto, si scrive A con un cerchietto sopra, però in norvegese si dice O. Oh.
Ultima tappa a nord, da Hanoi fino a Tromsø, lungo tutto le Lofoten, 536 km, 7-8 ore di viaggio con le soste, ci sta tutta. Partiamo dalle Lofoten, da casa, una giornata splendida direi, una delle più belle. Dove giri? Sono sterrato? Che cavolo, è Maps? Ehi, e questi? Ma dai, guarda, dei cani che trascinano una slitta. Ma che belli gli husky e la ragazza che si sta allenando. Sì, sulle ruote l'ha messa. Tromsø, ultima città a nord della Norvegia, da cui caleremo giù in Svezia, senza andare su a Capo Nord, che sono 400 km in più e non ce la facciamo, no? A fare tutta quella strada, poi non vale niente Capo Nord. E a Tromsø abbiamo trovato le giornate di sole più belle di tutto il viaggio, quindi con queste giornate limpidissime. Abbiamo fatto un giorno in più di quello previsto perché era troppo bello, insomma. Abbiamo fatto anche una bella escursione, la casa era confortevolissima, e abbiamo trovato una bellissima stufa che io mi sono preoccupato bene di accendere e di farla funzionare per tutti i 2 giorni. E poi quello che desideravamo vedere, abbiamo avuto anche la fortuna, la sera di vedere una piccola aurora boreale. Lasciamo la Norvegia per andare in Svezia a Tore, 588 km per quasi 8 ore. Infotour, segnali stradali e limiti di velocità. Parto da questi ultimi per dire che sono molto bassi in Norvegia a causa degli attraversamenti delle renne, come abbiamo visto. Segnali stradali che troverete spesso, oltre a quello dei limiti di velocità, sono quelli che avvisano degli autovelox. In Norvegia è segnalato ben prima, 300-400 metri, con un segnale di una macchina fotografica, mentre in Svezia c'è il segnale di una telecamera, ma subito dopo hanno l'autovelox, no comment. Altro segnale che troverete sarà quello della telecamera con in fianco un importo con relative telecamere reali che fotografano la targa, dopo arriva il conto a casa, del transito che fate su quel tratto di strada segnalato, che può essere un tratto di autostrada, un tunnel, un ponte, un cavalcavia, una strada qualsiasi che passa attraverso il parco. Arriviamo sera a Tore in una bellissima casetta con relativo camino che vedo bene di accendere, molto caldo, molto carino. Alla mattina partiamo, facciamo una tirata furibonda, 850 km circa, per arrivare a Uppsala, 70 km prima di Stoccolma, visto che gli alloggi sono molto cari in centro.
tanto in mezz'ora, 40 minuti si raggiungeva Stoccolma tranquillamente. Stoccolma, oggi giornata speciale perché? È il mio compleanno. Wow! E tanti auguri a te! Vai Stoccolma! Ci avviciniamo al centro e troviamo un bellissimo pub ad accoglierci. Qua un cameriere con la testa da cervo, fantastico, con specialità locali, ma dai. E qua invece una vetrina di elmi dei vichinghi. Eccolo il vichingo! Eccolo qua, l'esemplare caratteristico. Della Lessinia. Qua sono altri tipi di dolciumi. E le case colorate della piazza principale con i baretti sotto, una meraviglia. Guarda che vetrina interessante. Sì, perché lo Gelon è interessante, è colorato. Ah, vabbè, facciamolo diverso. Ho capito, sì, vabbè. Bella questa taverna. Andiamo a bere un bicchiere di vino? Solito maligno, ma cosa che pensi che sia? Cosa vuoi che sia quella cosa là? Ne. Come no? Significa caffè in Come caffè, svedese. ma che delusione. Vabbè, Sì. tiriamo dritto allora. Tappa Stoccolma a Copenaghen, 660 km, 7 ore e mezza circa. E poco prima dell'arrivo ci fermiamo per un breve spuntino on the road. Gnam. Iniziamo ora un itinerario che avevamo già programmato per vedere i punti più caratteristici della città che si preannunciano molto carini. Entriamo adesso a Cristiania, un quartiere fatto da anarchici negli anni 70, molto particolare, pittoresco per i suoi colori. È riuscito anche negli anni ad ottenere una propria indipendenza, a crearsi delle proprie leggi e addirittura c'è una piazza centrale dove è consentito l'uso di droghe leggere, perché loro sono profondamente contrari alle droghe pesanti. Sì, ci sono anche i banchetti che vendono l'hashish, ci sono dei bei nuvoloni che passi in mezzo e resti anche un po' stordito. Tutte quelle nebbie mi sento un po' ondivago, vabbè, dai. Eccolo.
Non è possibile, mi sono agganciato al palo con l'ombrello, non è possibile. Troppo divertente, dai. Vabbè, in te sta anche iniziando a piovere, vuol dire mi sa che era un segno per farci aprire l'ombrello. Che profumino. Urca, guarda, guarda. Mercatino. Fish and chips e cozze. Ah, e come sono? Ottime, ottime, ottime. Prendiamo questo ponte ciclopedonale fantastico, dedicato ovviamente bici e pedoni e basta, per collegare il canale Niabn con le famose case colorate e le sue barche. Abbastanza lontana dal centro, persa, abbandonata, sola in un porto, si trova anche la Sirenetta, poi questo è il castello di Rosenborg. Sì, la residenza dei reali danesi, e questo è il castello reale in centro, per cui adesso ci facciamo un giro per il centro, vedere un po' com'è. Questo è il caratteristico quartiere di Nyborg, che fu costruito nel 1600 per ospitare i marinai della Reale Marina danese. Ultima tappa per tornare a Verona, 900 km, 9 ore di strada. Decidiamo di prendere il ponte per Odense anziché prendere per Rostock per arrivare a Lipsia. A Lipsia la mattina riprendiamo altri 700 km e torniamo a Verona. Ferie finite purtroppo. Eh sì, ciao ciao, arrivederci al prossimo viaggio. Ciao! Eccoci qua a Verona. Dopo aver fatto tutto il montaggio del video abbiamo dovuto fare tutto il montaggio dell'audio, perché purtroppo il microfono non andava bene, andava a colpi, insomma abbiamo avuto seri problemi. A parte questo, scusateci, ma così abbiamo rimediato facendo l'audio in un secondo momento qua a tavolino. Eh sì, ci siamo anche divertiti molto perché ovviamente abbiamo fatto un sacco di strafalcioni che abbiamo raccolto. Da morir dal ridere, Sì. si dice così, Sì. dal ridere, ridere a crepapelle, tradotto in italiano. Vabbè, a parte questo, questo è uno dei tanti giri possibili fare in Norvegia, perché ci sono troppe località degne di essere visitate. Abbiamo fatto delle belle corse, è stata bello, divertente, il tempo non era sto granché, però insomma bastava vestirsi bene. Sì, speriamo oltretutto che i piccoli consigli di viaggio e suggerimenti che abbiamo dato possano esservi utili.
Ci auguriamo che il viaggio, il video nostro vi sia piaciuto e magari può essere lo spunto per creare un viaggio, un percorso tutto vostro. Lasciate un like, iscrivetevi se volete, che prossimamente ci saranno delle novità. Se avete domande da fare siamo qua, vi risponderemo sicuramente. Va bene. A presto. Ciao, Ciao, ciao. come abbiamo salutato per tutto il filmato come i cretini, no? Che ciao ciao, che noi siamo fatti così, noi siamo un po' l'antica e Ciao. salutiamo con la manina, siamo educati. Ciao. Vediamo.